Buongiorno a tutti. Allora, come potete vedere, l'ambientazione non è certo molto bucolica di questo video. Infatti, come prima uscita semiseria, in realtà volevo andare verso il mare, ma essendo domenica, essendoci una bella giornata calda, non è proprio il caso. L'ho rimandata questa uscita al mare per una prossima volta, magari quando mi organizzo meglio in giornate diverse. Ho pensato quindi, visto che ero fuori, di esplorare un po' la città di Roma e i suoi dintorni in particolare. E parliamo di quei posti dove uno ci passa 1000 volte, vede che magari c'è un potenziale per delle belle immagini, però in quel momento non si può fermare per fotografarle. E quindi ho pensato di tornare in questi posti per fare delle foto e per vedere se si può tirare fuori un tema da questa uscita, un po' di campagna dentro la città, e vediamo soprattutto se ci sono delle immagini interessanti. Certo, non sarà niente di epico, però vediamo se ci può essere un qualche interesse in questa esplorazione. Allora, qui siamo nella zona, diciamo, nord di Roma, infatti siamo più o meno in zona via di Grottarossa, Ospedale di Sant'Andrea. È una zona dove ci sono ampi spazi verdi. Peraltro, se non mi sbaglio, siamo anche nel parco di Veio, quindi è anche un parco, zona parco, quindi le costruzioni sono leggermente limitate rispetto al solito. Inoltre, qui in questa zona qui l'hanno resa parzialmente fruibile anche al pubblico perché c'è una pista ciclabile. Insomma, è un posto dove si può venire anche a fare una passeggiata. Allora, una prima immagine che ho voluto scattare è di quel gruppo di pini. Un'immagine molto semplice, niente di che. Purtroppo fino a pochi minuti fa c'era un gregge di pecore che pascolava sotto i pini, poi evidentemente il pastore l'ha portata via proprio mentre mi attrezzavo con la macchina fotografica. Comunque è un'immagine che potrebbe avere un interesse in quanto sullo sfondo c'è qualche nuvola, c'è questo bel verde del campo che in questo periodo ha questo verde così brillante e questo gruppo di pini isolati in cima a questo promontorio, quindi potrebbe essere di un qualche interesse. Vediamo com'è venuta la foto finale. Per quanto riguarda qui invece, là in fondo c'è una torre che emerge da un gruppo di alberi. Non so che torre sia, a dire la verità, potrebbe essere una torre antica, così come potrebbe essere parte di un granaio, di un silo, non saprei. Comunque c'è questo elemento umano che spicca nel paesaggio, però che è incorniciato da questi due pini, con questo sempre campo verde che fa da piano intermedio nell'immagine. Quindi vediamo com'è venuta, spero che sia una foto interessante e vediamo il risultato finale.
Allora, in questa immagine qui mi ha colpito quell'alberello fiorito, sembra quasi che abbia dei fiori violetti, di verità è talmente lontano che non riesco neanche a percepirli. Comunque sia, mi ha colpito questo colore. Chiaramente il contesto è un contesto di recinti, case, quindi probabilmente dovrò ritagliare la foto in senso orizzontale, quindi fare quasi una panoramica, però con una foto solo, quindi ritagliandola in senso orizzontale per tagliare fuori tutti questi elementi di disturbo. Peraltro, nella foto che abbiamo appena scattato, come avete visto, sto usando la X-T20 con un obiettivo lungo, cioè il più lungo che ho, il 50-230, e per questa foto qui si è vista tutti i limiti si sono visti di questo obiettivo, nel senso che diciamo che se fosse stato un po' più lungo sarebbe stato molto meglio. Già da un po' di tempo che sto pensando di comprare un obiettivo più lungo, ma devo considerare i costi e i benefici. Comunque ne parleremo in un'altra occasione. Allora, in città come Roma è facile anche imbattersi in scorci come questo. Parliamo di un campo da golf, siamo sempre nella stessa località di prima, quindi Grotta Rossa, siamo proprio sulla strada, via di Grotta Rossa. E questo qui è un campo da golf che normalmente non sarebbe accessibile, ma qui hanno ripulito un pochettino l'area, quindi si è creato questa finestra in cui poter ammirare questo splendido scorcio, anche una scena di vita, diciamo così, per chi piace il golf. Infatti ci sono degli elementi umani nel paesaggio che sono proprio i giocatori di golf. Quindi vediamo un po' come è venuto, con questi colori, con questo sole che comincia a essere radente, quindi una luce abbastanza direzionale, non siamo proprio al tramonto, però non è neanche la luce piena della metà del giorno. Bisogna dire che in questa occasione, così come nella foto precedente, si vedono tutti i limiti di questo obiettivo qui, quindi del 50-230, limiti soprattutto di lunghezza focale, in quanto 230 spesso è un pochettino limitante, bisogna sicuramente fare un crop per ottenere l'ingrandimento voluto. Come abbiamo detto nel video della fotografia macro, spesso si possono usare questi obiettivi proprio per scattare dei soggetti ravvicinati. In questo caso ci sono questi splendidi fiori azzurri, che adesso poi non so esattamente cosa siano, ma spero che mi diate una mano a identificarli, che sono propri di questa stagione, quindi di inizio primavera, e non avendo una lente macro neanche
un treppiede adatto, fotografando a mano libera, aumentando un pochettino gli ISO e aprendo al massimo il diaframma, zoomando il più possibile, si riesce anche a fare delle foto ravvicinate di un qualche interesse. Sunday dinner by my grandmom's. Gotta spend time with the fam when you have time. And I just wanna thank God, cause he done a great job in molding me to be a better man, just for mankind. We was young and dumb, but that feeling never faded. Knew that you was the one, that's why I never downgraded. Depression caught up to me and it made me isolated. The only one I was ever comfortable around naked. It was times I messed with other girls and had to fake it. Even through all the BS, you told me that I would make it. Gave me your heart and told me take it, but never forsake it. You cut up my jersey, but I deserve it if I'm not mistaken. I wouldn't trade it all cause of the memories we created. So happy I was at BSU when you graduated. All the time that was wasted, you on my mind, I'm wasted. Pick up the phone, let it ring once and hang up aggravated. Cause I was in a situation that made me deflated. And I kept thinking about you like Frank Ocean on the station. One sunny day in September, I finally lost my temper and hit your line saying let's make this one to remember. Your so-called friend tried to tell you I'm a pretender. I think she want what you got, but let me not offend her. The truth will set you free, as long as you surrender. And if you send it bad vibes, then I return the sender like that. Allora, diciamo che se uno vuole rischiare la vita, questo è il metodo più semplice. Allora, cosa siamo venuti a riprendere qui? Fondamentalmente questa che vedete è la valle del Tevere. Infatti il Tevere scorre lì in mezzo. Davanti a me a 2 metri c'è la strada Salaria, la via Salaria, quella che abbiamo appena visto prima. Passo molto spesso su questa strada e mi è sempre piaciuto questo scorcio di questo campo con questo albero lì sulla sinistra. In particolare in questo periodo il campo è tutto fiorito e quindi poteva rappresentare un buon soggetto. Vediamo alla fine come è venuta. Chiaramente probabilmente userò anche in questo caso un taglio orizzontale in modo da far risaltare un po' di più l'unico soggetto che c'è, che è l'albero, in un contesto più o meno rurale, quindi tagliando via molte cose che distraggono. In più, nello stesso campo ci sono anche dei filari di doppi alberi che però da qui non risaltano rispetto allo sfondo e quindi non avrebbe senso riprenderli. Quindi diciamo che qui ho finito. Devo tornare alla macchina che è lì a 50 metri e vediamo se riesco a farmi ammazzare. Sopravvissuto. È una cosa da non fare a casa questa qui però, Allora, qui siamo sempre in prossimità della Salaria, come potete sentire, e siamo tra il comune di Roma e il comune di Monterotondo. In particolare un punto che mi è sempre piaciuto è quella collina lì, con quel gruppo di alberi in cima che ho fotografato più volte, anche se non sul canale, sono foto che ho fatto prima di avere il canale. Anche questa è una foto minimalista, non c'è niente da dire su questa foto qui, per cui mi accingo a farla da questo punto in cui non l'ho mai fatta. In genere le foto che ho scattato sono o dalla cima della collina stessa o dalla sua base. Questa è una prospettiva nuova per me. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che conviene sempre riprendere lo stesso punto in più condizioni, in più stagioni e con differenti punti di vista, perché
può sempre dare nuovi spunti. Soprattutto si conosce già il soggetto e quindi si è avvantaggiati in questo, perché non bisogna sempre costantemente ricercare nuovi soggetti da fotografare. Per cui adesso mi accingo a fare la foto di questa collina, magari mi metto in sovrimpressione altre foto che ho fatto di questa collina in passato e ci vediamo tra poco. Peraltro c'è anche da dire che la Valle del Tevere corre in direzione est-ovest, quindi proprio in direzione della collina della foto che ho appena fatto, anche della foto di prima dell'albero isolato. Alle loro spalle, dal punto di ripresa, spesso ci sono dei tramonti meravigliosi. Oggi non è il caso perché non c'è neanche una nuvola, ma sono soggetti che potrebbero anche avere un interesse qualora si verificano le condizioni giuste per un tramonto epico. Allora, il video di oggi finisce qui. È stato un video che è nato sul momento, perché appunto io avevo altri programmi per oggi, che era quello di andare al mare e di fare delle foto ad alcuni moli con la possibilità di usare anche il drone, ma purtroppo, complice la bellissima giornata calda e pre-primaverile, ho visto che c'era un sacco di gente, quindi ho ritenuto una scelta migliore tornare in quei posti dove sono passato molto spesso con la macchina, notando una certa fotogenicità, e che mi sono sempre proposto di ritornarci con l'attrezzatura fotografica, e quindi oggi poteva essere un'occasione per farlo. La lezione appresa è che si possono trovare dei soggetti interessanti, certo non epici, però interessanti anche nei dintorni di casa o anche nella città in cui si vive. Un altro insegnamento è quello che in posti magari che abbiamo già fotografato è sempre interessante tornarci in momenti diversi, in situazioni differenti e anche con prospettive differenti. Ed è un po' quello che mi sono sforzato di fare oggi. Adesso lo sforzo passa alla post-produzione, vediamo se da queste immagini riesco a tirare fuori quel qualcosa in più per renderle ancora più interessanti. Mi rendo conto che non sono immagini particolarmente epiche e da concorso, però spero che vi possano interessare. Purtroppo in questo periodo e ancora per lungo tempo non potrò fare delle escursioni molto lunghe a piedi. Per me già fare 500 metri è un problema, e quindi mi sto sforzando di trovare dei punti in cui possa andare con la macchina e siano facilmente accessibili da dove parcheggio la macchina. Però questo è un modo per tornare a fare quello che mi piace di più e ad alimentare la mia passione. Quindi spero che voi continuerete ad accompagnarmi in questo percorso, e quindi se vi è piaciuto questo video mi fa molto piacere se mettete un like. Se avete delle osservazioni per me sono sempre ben accette. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata!